Questo sono io, quasi 30 anni fa, a bordo di un Tornado in revisione presso il primo reparto manutenzione velivoli di Cameri durante una delle mie primissime visite a questa fantastica base aerea. Queste foto invece hanno compiuto quest'anno la maggiore età, eppure mi ricordo quel giorno come se fosse ieri. Ero stato inviato dal mensile Volare per seguire la giornata di alcuni ragazzi dell'Istituto Tecnico Aeronautico Maxwell di Milano durante l'ultima fase del corso di cultura aeronautica che l'aeronautica militare aveva organizzato per loro. La ciliegina sulla torta era ovviamente la visita alla base aerea di Cameri e, dulcis in fundo, un volo a bordo di un C-130J dell'aeronautica militare arrivato per l'occasione da Pisa. Poter decollare e atterrare a Cameri con un aereo dell'aeronautica militare mi sembrava già un miraggio. Ma veniamo ai giorni nostri, un mese fa. Questo sono io e questo è il mio fedele autogiro. Se 30 anni fa a quel ragazzino qualcuno avesse mai detto che un giorno sarebbe atterrato a Cameri con il proprio aereo, l'avevo avrei preso per pazzo. Invece quel giorno è arrivato e sono ancora incredulo. L'occasione è stata l'Open Day che si è svolta presso il comando aeroporto di Cameri il 23 maggio. Se vi siete persi il mio atterraggio a Cameri, ovviamente vi lascio il link sopra e ovviamente in descrizione. La Tana delle Tigri, una delle basi aeree più importanti della NATO, la Tana degli intercettori durante la guerra fredda, ma soprattutto F-104, Panavia Tornado e Tiger Meat. Dal 1999 il glorioso 53esimo stormo si è sciolto, ma nella mente di tutti gli appassionati il mito rimane indelebile. Ovviamente non posso che ringraziare Aeronautica Militare e il comando dell'aeroporto di Cameri per l'invito e quindi in questo video andiamo a vedere tutto quello che io e altre 12.000 persone hanno potuto vedere in questo fantastico Open Day. Ma andiamo per ordine. Incominciamo dal comando aeroporto di Cameri. Il comando aeroporto di Cameri è un reparto dell'aeronautica militare. La sua funzione principale è quella di garantire il funzionamento operativo, logistico e amministrativo dell'aeroporto militare e degli enti aeronautici presenti nell'area di competenza. Quindi si parla di gestione, coordinamento dell'attività di volo sull'aeroporto, controllo e sicurezza delle operazioni aeree, assistenza a velivoli militari NATO in transito o rischierato e tanto altro. La base di Cameri è particolarmente importante perché ospita, come abbiamo detto prima, il primo reparto manutenzione velivoli specializzato nella manutenzione di velivoli militari come Tornado, Eurofighter e adesso anche F-35 Lightning II. Non meno importante la struttura FACO, Final Assembly and Checkout, per l'assemblaggio e il collaudo dei caccia Lockheed Martin F-35 Lightning II destinati all'Italia e agli altri paesi europei. Il comando aeroporto non opera solo all'interno della base, fornisce supporto tecnico e logistico e amministrativo ai numerosi enti dell'aeronautica militare distribuiti in Piemonte, Valle d'Aosta, parte della Lombardia e parte della Liguria. La sua area di responsabilità quindi comprende diverse strutture, radar, telecomunicazioni, depositi e servizi aeronautici. In sintesi, il comando aeroporto di Cameri è l'ente che assicura il funzionamento dell'intera infrastruttura aeroportuale militare, coordina le attività di volo e fornisce supporto logistico ai numerosi reparti dell'aeronautica militare del nord-ovest d'Italia. E veniamo al primo ospite qui presente a Cameri, questo bellissimo HH-101A Caesar, la versione militare dell'Augusta Westland AV-101, sviluppata per l'aeronautica militare. Questo mezzo è arrivato direttamente dall'aeroporto di Grazzanise ed in particolare questo esemplare è storicamente significativo per una transizione operativa ed estetica fondamentale avvenuta nella flotta degli HH-101A dell'aeronautica militare. Infatti questo è il primo con la livrea NATO Grey. Questo esemplare è stato consegnato a gennaio 2020 proveniente dagli stabilimenti Leonardo di Yeovil in Regno Unito ed è stato appunto il primo 101 a vestire la livrea NATO Grey. Fino a quel momento infatti tutti i Caesar precedenti erano caratterizzati dalla livrea scura Black Hilo Drab, tipica delle forze
armate speciali. La livrea grigia è stata introdotta sia per mitigare l'eccessivo surriscaldamento della cabina del cockpit durante le missioni diurne estive, sia per ragioni tattiche legate al suo impiego. Infatti questo esemplare è stato preso in carico all'inizio dal 15° stormo di Cervia. A differenza dei Caesar scuri, inizialmente ottimizzati per il Combat SAR e il supporto alle forze speciali, come quelle del nono stormo di Grazzanise, questo esemplare e successivi esemplari di grigi sono stati configurati principalmente per missioni di search and rescue standard e per recupero personale nazionale, sebbene mantengano intatte le capacità strutturali della macchina. Monta tre motori GE CT7 8E, ha una lunghezza di 22,8 metri, il diametro del rotore di 18 metri, ha una velocità di crociera di 277 km all'ora, un'autonomia massima di 1300 km e può trasportare fino a 20 militari equipaggiati come in questa configurazione. L'HH-101A è stato progettato appunto per il Combat Search and Rescue, il supporto alle forze speciali in territorio nemico, ricerca e soccorso, operazioni mediche e intercettazione di velivoli lenti, nonché il recupero di personale dell'aeronautica in territorio nemico. Tra le dotazioni ha tre mitragliatrici M134 da 7,62 mm, un radar gabbiano, un Link 16, sistemi di guerra elettronica e di autoprotezione, capacità di rifornimento in volo, infatti abbiamo visto la sonda davanti, avionica completamente digitale compatibile con i visori notturni. Dicevamo che all'inizio questo mezzo era stato dato in dotazione al 15° stormo di Cervia per poi passare, questo è avvenuto nel 2020, per poi passare nel 2023 al nono stormo Francesco Baracca di Grazzanise. Infatti adesso porta le insegne 912 di Grazzanise. Il nono stormo di Grazzanise è il reparto nido storico degli 101 in Italia, specializzato fin dall'inizio nel supporto aereo alle operazioni speciali, al recupero di persone in contesti ostili. Quindi riportare questo mezzo a Grazzanise permise di ottimizzare la manutenzione, l'addestramento e la gestione di una linea di elicotteri così complessa. E veniamo a questo T345A, denominazione ufficiale assegnata dall'Aeronautica Militare Italiana al Leonardo M345 HET, Efficiency Trainer. Si tratta di un velivolo da addestramento basico ma avanzato allo stesso tempo di ultima generazione, monomotore a getto progettato e costruito interamente in Italia dagli stabilimenti Leonardo di Venegono per formare i piloti militari del futuro destinati alle linee caccia di prima linea. Questo velivolo è entrato ufficialmente in servizio nell'aeronautica militare presso il 61° stormo di Galatina molto di recente, stiamo parlando del 12 giugno 2025. La vera forza di questo aeroplano sta nel concetto di prestazioni da jet con un costo da turboelica. Infatti l'efficienza del motore e la manutenzione semplificata riducono drasticamente il costo per ora di volo rispetto ai vecchi jet, quindi stiamo parlando del 339A e del 339CD. Il motore infatti è un Williams FJ44 molto efficiente, ma soprattutto di derivazione del mondo dei business jet commerciali modificati per l'uso militare. Stiamo per esempio parlando del motore del Pilatus PC-24 o del motore del Sirius Vision Jet. Certo, ovviamente questo motore è modificato per l'uso militare e può supportare delle sollecitazioni strutturali da più 7 a meno 3,5 G. Ma la caratteristica più rivoluzionaria di questo T345A è la sua architettura digitale
progettata per far sentire i piloti nativi digitali subito a proprio agio. Il passaggio dal mitico Aermacchi MB339CD al Leonardo T345A rappresenta un vero e proprio salto generazionale per l'addestramento dei piloti dell'aeronautica militare. Sebbene l'MB339, in particolare la sua versione aggiornata CD con il cockpit digitale introdotta negli anni 90, sia stato un pilastro straordinario, il T345 introduce concetti tecnologici e soprattutto economici completamente nuovi. La filosofia di questo aeroplano è ottenere prestazioni superiori e un addestramento molto più realistico, praticamente dimezzando i costi di gestione. La vera rivoluzione non è tanto nelle prestazioni di volo, che comunque sono inferiori a quelle del 339, ma cosa il pilota può fare mentre si trova nell'abitacolo. Infatti, la versione CD del 339 aveva introdotto 3 schermi multifunzione a tubo catodico e l'head-up display per abituare il pilota ai caccia di terza e quarta generazione. Tuttavia lo scenario tattico restava limitato. Per simulare un combattimento il 339 doveva volare contro altri aerei reali e non poteva simulare armi moderne in modo integrato. Il T345 invece nasce nell'era dell'F-35. Il cockpit, come vedremo tra un attimo, è glass cockpit di ultima generazione con 3 grandi schermi touchscreen che sono intercambiabili e riconfigurabili. Ed ecco qua nel cockpit che risiede la vera novità e soprattutto il sistema ETTS, Embedded Tactical Training System. Infatti, mentre l'allievo vola sul 345, il computer di bordo può generare uno scenario virtuale. Il pilota vede sui display una radar virtuale che l'aereo fisicamente non ha. Può agganciare bersagli virtuali, simulare il lancio di missili a lungo raggio e difendersi da contraeree simulate dal computer. In pratica questa tecnologia consente di simulare via software la presenza di armamenti, minacce terra-aria e persino aerei nemici o alleati virtuali durante un volo reale. Questo velivolo può connettersi via data link con dei simulatori a terra virtuali e così generare degli scenari con il computer, permettendo a un pilota in aria di fare addestramento tattico di squadra integrando direttamente con un collega seduto ad un simulatore a terra. La prima volta che mi capita su un 345. Vabbè. Beh, non è, insomma, è mica male, Quanto sei alto? 1,86. Sei la parte alta del range. Sì, infatti i pedali sono un po'... Prova a starci dentro. Così lo vedi. Sì, Più o meno spazio nell'autogiro. Sì, i pedali sono regolabili? Sì, ovviamente, certo. È più piccolo il cockpit dell'EFA. Quello dell'EFA è più piccolo? No, questo è più piccolo. Ma l'EFA fosse messo accanto ve ne rendereste conto di quanto è più grande. È bello. Questa è la metà, ma anche meno. Qua cos'è come avionica? Allora, tu hai questi 2 schermi in alto, destra e sinistra, che sono quelli di ausiliari. Ok. Un secondary engine display e un BFI, Basic Flying Information. Ok, Sono ok. 2 sistemi indipendenti. Indipendenti che fa... Ok. Poi, gli schermi in basso sono 3 touchscreen Sì? completamente modulabili, quindi uno Ok. sceglie cosa visualizzare. Ok. Touchscreen gli MHDD. Quindi sono esattamente la stessa cosa, solamente che sono schermi che tu puoi decidere cosa, quindi sono esattamente identici. Insomma, ok. Però sono 3 indipendenti. 3 indipendenti, beh, ovviamente, certo. Spettacolo. Quindi con sto ditino poi fare così. Esatto. Lei fa ancora le soft key, stanno ancora i dati. L'anno scorso. È l'anno scorso, li hanno consegnati. Grazie. Questi poi devono vedere il posto delle frecce? No, No, 346. Ah, il 346. non c'ha abbastanza potenza per fare il display. No, poverino. Grazie. Allora, Ovviamente, essendo un aereo da training, tutto ciò che ha il pilota davanti ce l'ha ovviamente l'istruttore che siede dietro.
E veniamo al pezzo forte di questo Open Day, questo bellissimo Eurofighter proveniente da Gioia del Colle. Siamo nella tana delle Tigri e quindi non poteva mancare questo fantastico Eurofighter appena ritornato dal Tiger Meet 2026 che quest'anno si è svolto presso la base aerea di Araxos in Grecia. E questo ovviamente è lo special color proposto dal 12° gruppo caccia del 36° stormo di Gioia del Colle, celebrando la 351esima squadriglia Tigri Bianche. Grazie a questa stupenda livrea, l'aeronautica militare e il gruppo di Gioia del Colle hanno fatto letteralmente il pieno di premi, portandosi a casa sia il prestigioso trofeo Silver Tiger Trophy che il premio Best Tiger Aircraft, cioè questo spettacolare Eurofighter che stiamo vedendo. Questa livrea è un capolavoro di aerografia che si sviluppa principalmente sulla spina dorsale e sulla deriva, cioè la coda del Typhoon, integrandosi con il grigio standard del caccia. Ma vediamolo un attimino nei dettagli. Innanzitutto partiamo ovviamente dal tema della tigre bianca. A differenza delle classiche striature arancioni e nere, questa livrea gioca interamente sulle tonalità del bianco, del grigio chiaro e del nero, richiamando proprio il manto di una tigre bianca alpina, simbolo appunto della 351esima squadriglia. Poi andiamo a vedere la deriva che stiamo vedendo in questa immagine, è il punto focale del velivolo. Sulla coda è aerografato un primo piano incredibilmente realistico e aggressivo del muso di una tigre bianca, con gli occhi di un ghiaccio tagliente e le fauci spalancate che sembrano quasi mordere il flusso dell'aria. Le striature nere poi sfumano in modo fluido verso il resto della struttura. Ma veniamo poi alla spina dorsale. Le striature tigrate non si fermano alla coda, bensì corrono lungo tutta la spina dorsale dell'aeroplano, dell'Eurofighter, avvolgendo l'area subito dietro l'abitacolo e sfumando gradualmente nel grigio ad alta visibilità originale del jet. Sulla fusoliera e sotto la cabina, come abbiamo visto prima, sono integrati i loghi della NATO Tiger Meet e i richiami al 60° anniversario della Costituzione del 36esimo stormo caccia che cade proprio quest'anno. È veramente uno spettacolo questa livrea. Non è difficile quindi capire come il contrasto tra l'iperrealismo del muso della tigre e lo schema mimetico militare spezzato dalle striature rende questo esemplare uno dei Typhoon più fotografati e apprezzati della recente storia del Tiger Meet. Dicevamo, questo aeroplano e il gruppo ha vinto il Silver Tiger Trophy, il trofeo della Tigre d'argento, che è in assoluto il premio più importante, ambito e prestigioso di tutto il NATO Tiger Team. Vincere questo trofeo significa per un gruppo di volo aver raggiunto l'eccellenza assoluta non solo dal punto di vista estetico, ma soprattutto operativo e umano. Molti infatti pensano che il Silver Tiger Trophy va dall'aereo con la livrea più bella, ma non è così, per quello che c'è il premio Best Painted Aircraft che ha vinto anche questo aeroplano. Il Silver Tiger valuta lo squadrone a 360 gradi durante le 2 settimane di esercitazione, basandosi su 3 pilastri fondamentali. Prima di tutto la professionalità operativa, nel senso come il reparto pianifica, conduce le missioni di volo complesse, le Composite Air Operation. Vengono valutati il tasso di successo delle missioni, il rispetto delle regole di ingaggio, la sicurezza del volo e l'efficacia dei piloti in accompagnamento con le altre nazioni. Poi viene valutato l'efficienza della manutenzione e poi soprattutto viene valutato lo spirito di corpo. Questo è l'elemento tipico del Tiger Meet. Viene valutata la partecipazione del reparto alle tradizioni della NATO Tiger Association, l'integrazione con gli altri equipaggi, la simpatia, l'organizzazione delle celebri Tiger Game, i giochi goliardici a terra e persino l'originalità delle tute di volo o degli sketch serali. La cosa più bella del Silver Tiger Trophy è che sono proprio gli stessi comandanti dei reparti concorrenti a votare il vincitore. Viene assegnato appunto tramite uno scrutinio assolutamente segreto alla fine dell'evento
Essere scelti significa quindi avere la stima incondizionata dei propri colleghi e avversari, tra virgolette, di volo. Ricordiamo che quest'anno il Tiger Meet si era proprio svolto a metà maggio, queste immagini sono registrate, come abbiamo visto, il 23 maggio, e questa edizione ha visto la partecipazione di 12 gruppi volo provenienti da Italia, Belgio, Germania, Grecia, Svizzera, Spagna, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Portogallo, Francia e Austria. Ma adesso godiamoci in silenzio il decollo di questo fantastico aeroplano che sta per decollare per la sua base, il 36esimo Stormo di Gioia del Colle. Si deve prendere tutta la pista. E adesso veniamo al reparto di eccellenza del Comando Aeroporto Cameri, cioè il primo reparto manutenzione velivoli, e incominciamo da questo Eurofighter, sempre proveniente dal 36esimo Stormo, che insieme al Tornado e adesso recentemente anche all'F-35 Lightning II, soprattutto per quanto riguarda la parte motoristica, rappresenta il centro di eccellenza di questo reparto manutenzione velivoli. Questo esemplare è il numero di produzione 32 ed è uscito dalle linee di montaggio dell'allora Legna Armachi, oggi divisione velivoli di Leonardo di Caselle, più o meno nel maggio del 2009, e fa già parte della cosiddetta Tranche 2, il lotto produttivo intermedio, beneficiando degli aggiornamenti hardware e software rispetto ai primissimi esemplari della Tranche 1. I primi Eurofighter consegnati, infatti, la prima Tranche 1, quelli dal 2003 al 2008, tanto per intenderci, erano pensati quasi esclusivamente per intercettazione e difesa dello spazio aereo e combattimento aria-aria. Dovevano gradualmente sostituire gli F-104 Starfighter, che avevano fatto per molti anni questo lavoro egregiamente. La Tranche 2 invece introdusse nuovi computer di missione, maggior memoria e capacità di calcolo, capacità aria-suolo molto più evolute, miglioramenti nei sistemi di guerra elettronica, e infatti per molti piloti praticamente la Tranche 2 rappresenta il primo lotto di Eurofighter Typhoon realmente cosiddetti multi-ruolo. Poi all'aeronautica venne consegnata un'ulteriore tranche 3 di 21 velivoli che erano ancora più evoluti della tranche 2.
Interessante anche questo Tornado, altro simbolo del primo reparto manutenzione velivoli di Cameri, con lo spaccato di uno dei suoi due motori Turbo Union RB 199 con post bruciatore. Questo Tornado è interessante non tanto per il Tornado in sé, ma per le sue matricole. Infatti vedete sulla fiancata il nominativo RS01. Beh, questo non è un tornado appartenente ad un reparto stormo o caccia, ma al RS, reparto sperimentale volo. È uno dei tasselli più importanti della storia aeronautica e industriale italiana. Si tratta di un velivolo prototipo banco di prova volante utilizzato attivamente dal reparto sperimentale volo, l'aeronautica militare e Leonardo, ex Alenia Aermacchi, per lo sviluppo, il collaudo e l'aggiornamento tecnologico di tutta la flotta dei Tornado italiani. Cosa vuol dire? Vuol dire che mentre i Tornado operativi dei vari stormi, come il sesto di Brescia, il 50° di Piacenza, venivano impiegati nelle missioni operative reali, questo Tornado è sempre rimasto dietro le quinte per tutti i vari decenni, per fare più un po' il lavoro sporco, cioè testare le novità prima che venissero installate sugli aerei veri e propri. Il velivolo è sempre stato utilizzato in stretta sinergia tra piloti collaudatori militari del reparto sperimentale volo di pratica di mare e i piloti collaudatori industriali di Leonardo. Questo lo ha reso praticamente un aereo, fatemi dire, ibrido, ormai va di moda questo nome, a metà strada tra la vita militare e la ricerca industriale. In pratica i suoi tre aeroporti, diciamo, familiari erano ovviamente l'aeroporto militare di Pratica di Mare a Roma, sede del reparto sperimentale volo, lo stabilimento Leonardo di Caselle di Torino e non per ultimo qui l'aeroporto di Cameri, dove ha sede il primo reparto manutenzione velivoli. L'hangar del reparto era aperto e quindi dare un'occhiatina ai velivoli attualmente in manutenzione. Ecco, questo era esattamente l'angolo dove avete visto la foto di 30 anni prima che vi ho fatto vedere a inizio video. Il reparto manutenzione velivoli di Cameri è uno degli enti più importanti dell'aeronautica militare ed è considerato il principale polo manutentivo e ingegneristico italiano per i velivoli da combattimento ad alte prestazioni. Come vediamo da queste immagini, nel corso della sua storia il reparto ha lavorato in special modo sui Tornado e gli Eurofighter Typhoon e adesso sta incominciando anche sui Lockheed Martin F-35 Lightning II. Il compito principale del reparto è quello di garantire la manutenzione pesante, la cosiddetta Depot Level Maintenance, che consiste nello smontaggio esteso del velivolo, ispezioni strutturali approfondite, ricerca di guasti, sostituzioni di componenti difettosi, riparazioni strutturali, supporto ingegneristico, gestione delle modifiche e degli aggiornamenti tecnici degli aeroplani, manutenzione dei motori e dei componenti, supporto logistico alle linee operative e gestione di magazzini e depositi specializzati. In pratica è il luogo dove vengono effettuate tutte le attività che non possono essere svolte direttamente presso gli stormi operativi. Per questo motivo viene spesso definito il principale centro di eccellenza manutentiva dell'aeronautica per velivoli da combattimento. Le soglie di ingresso al primo reparto manutenzione dei velivoli di Cameri non sono tutte uguali per tutti i velivoli, ma per le due linee storicamente supportate dal reparto, cioè Tornado e Eurofighter, esistono dati abbastanza chiari. Per esempio, l'Eurofighter Typhoon entra qua dentro ogni praticamente più o meno 400 ore di volo, mentre il Tornado, diciamo, ogni 600 ore di volo. Per quantificare in termini di lavoro la manutenzione di questi oggetti, parliamo di 2 o 4 mesi per quanto riguarda i lavori standard per l'Eurofighter, mentre se si devono fare delle modifiche, riparazioni strutturali o aggiornamenti, ci possono volere dai 4 a 6 mesi. Per il Tornado, invece, la revisione ordinaria è dai 3 a 6 mesi,
mentre per gli interventi estesi o programmati di aggiornamento ogni 6 mesi. Ovviamente il Tornado è un velivolo più anziano e con una struttura molto più complessa, per esempio già solo alle ali a geometria variabile, gli impianti idraulici sono decisamente più numerosi, gli apparati meccanici pure, e quindi ha bisogno di una cura più particolare. E ovviamente questo video non poteva che finire col nostro gruppo, con, eccoci qua, gli invitati VDS a questo fantastico Open Day. Un numero strettissimo di apparati VDS che però hanno catturato veramente molta attenzione e curiosità tra il pubblico, forse perché ovviamente sono, diciamo, aeroplanini più alla portata di comuni mortali. Ed ecco quindi qui la statica degli aeroplani presenti, eravamo più o meno intorno ad una decina, e ovviamente non possiamo che ringraziare l'aeroporto di Cameri per questo straordinario invito che fino a qualche anno fa sarebbe stato praticamente impensabile. Però già dall'anno scorso c'è stato il Fly and Fun presso l'aeroporto di Piacenza con circa 400 aeroplani arrivati sulla pista, e forse l'aeronautica militare ha pensato che poteva essere un'ottima attrazione per avere pubblico in più. Quindi rapid da carrellata, incominciamo dal Delta Frecce Azzurre dell'amico Marco Balocco. Ecco qua Marco Balocco, il mio compagno di viaggio, nonché attore attivo della mia presenza qui a Camere. Sì, infatti lui praticamente ha fatto tramite tra me e il comando aeroporto, e questo è il suo bellissimo mezzo, la freccetta azzurra. Ed ecco qua il mio ELA 07, che comunque ha destato molta curiosità, soprattutto il musetto, devo dire, tra le persone che sono venute a vedere il mio mezzo. Hanno fatto un sacco di domande, erano molto interessati, e è stato veramente molto piacevole spiegare come funziona un autogiro alle persone che non sapevano nemmeno l'esistenza di questo mezzo. Continuiamo la carrellata con l'M24 Magni, pilotato direttamente da Paolo Magni, sì, il nipote di Vittorio Magni, per poi proseguire con due Delta, questo Tanarg mi sembra, e questo Voyager della francese DTA. Proseguiamo con i mezzi, con uno dei miei preferiti, Bush Aircraft, questo splendido Savage, tubi e tela, e io ho un amore per questo aeroplano, è veramente fantastico. M16, sempre della Casa Magni, M22 Voyager dell'amico Lollo, ecco che mi sta salutando, eccolo qua Lollo, che arriva direttamente dalla Svizzera. E finiamo con ICP Savannah VG. Abbiamo fatto diversi video sul Savannah e sull'ICP che ha consegnato quest'anno il 1000° esemplare, Citius CTV, e poi per finire questo bellissimo Magnus Fusion dell'amico Roberto Trivella, che è un po' l'emblema del ultraleggero moderno, che praticamente di ultraleggero c'ha ben poco, visto la sua autonomia e velocità di crociera. Ragazzi, da Cameri è veramente tutto quello che si è visto. Ovviamente adesso ritorniamo a bordo del mio autogiro. Sono decollati le H101 e l'Eurofighter che avete visto prima nel video. Ora tocca a noi, ma ovviamente il decollo completo lo vedremo nel prossimo video. Per adesso vi ringrazio per essere stati fino qui a vedere questo video, spero di cuore di non avervi annoiato e che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto commentatemi sotto nei commenti al video, e mi raccomando
like al video e iscrivetevi al canale. Per noi è stata veramente una giornata stupenda, ma soprattutto epica. Guardate, non c'è più nessuno nella base, ci siamo solamente noi, stiamo decollando. Quindi ragazzi, non perdetevi il prossimo video direttamente dalla pista 17 dell'aeroporto di Cameri. Come al solito, grazie mille per la visione ed il supporto che mi date in ogni video. Al prossimo video e al decollo da questa pista. Ciao!